Oggi ti mostro come installare OpenClaw in 5 minuti in un ambiente sicuro ed isolato con un click, usando Docker e una VPS senza toccare il terminale. Vedrai il processo completo dalla configurazione delle API fino al test finale con Telegram. Allora, prima di tutto parliamo un attimo di OpenClaw, perché è importante capire cosa stiamo installando. OpenClaw è il tool più virale del momento per orchestrare e creare agenti AI e automatizzare task complessi. È stato recentemente acquistato da Sam Altman, quello di OpenAI, e ha promesso pubblicamente che manterrà la sua natura open source, quindi non diventerà un prodotto chiuso come altri tool. Questo è fondamentale perché significa che continueremo ad avere accesso al codice sorgente e potremo modificarlo e la community potrà continuare a sviluppare skill e integrazioni. Ho da poco fatto un video dove parlo, non proprio benissimo, di OpenClaw. Vi lascio il link qui sopra e ti spiego perché secondo me va benissimo per sperimentare e smanettare con gli agenti AI. Però attenzione, ci sono due cose fondamentali da tenere a mente. Prima di tutto la sicurezza. OpenClaw è potente, ma se configurato male può diventare un problema serio. Quindi ti consiglio di installarlo in un ambiente chiuso come Docker su una VPS e non sul tuo computer di casa che usi ogni giorno. Seconda cosa, il consumo di token. OpenClaw è always on, quindi consuma token continuamente anche quando non lo usi attivamente. Se non stai attento, ti ritrovi a consumare ogni giorno decine di euro di API di modelli LLM. Prima di iniziare, devi avere AI Panel installato sulla tua VPS Ethner. Se non ce l'hai ancora, ho fatto un video completo che ti guida passo passo all'installazione. Lo trovi linkato qui sopra e anche in descrizione. Nel video tutorial vedrai come configurare la VPS su Ethner, come installare AI Panel e come attivare Docker con pochi clic. Ci vogliono letteralmente 10 minuti. Puoi mettere in pausa questo video nel frattempo. Una volta fatto, torna qui. Perfetto. Adesso che hai AI Panel pronto, andiamo a installare OpenClaw. Prima cosa, accedi alla dashboard di AI Panel. Vai nella sezione App Store e ti troverai OpenClaw tra i tool disponibili. Si tratta di una versione già ottimizzata per questo pannello di gestione. Ora andiamo a scaricare l'immagine di OpenClaw cliccando su Install. Ci vorranno circa 5 minuti. Ecco, sono passati 5 minuti, anche meno, e ora siamo pronti a creare il container. Per farlo clicchiamo su Setting e si aprirà questa finestra. Ci sono due modi di inizializzazione. La configurazione manuale è la classica da terminale, dove sarete guidati con un wizard. Per farlo copiate questo comando Docker e andate sul terminale. Incollatelo, cliccate Invio e si aprirà il wizard step by step, dove potrete selezionare le impostazioni che preferite. La configurazione più immediata invece è quella automatica e si ottiene cliccando la checkbox di auto-inizializzazione. Farà tutto lui. L'unica cosa è compilare questi tre campi: LLM API Address, che dipende dal tipo di LLM principale che vuoi utilizzare, OpenAI, Anthropic, OpenRouter, Gemini, insomma, quello che vuoi. Io, per questo esempio, utilizzo DeepSeek. Quindi vado su platform.deepseek.com, imposto i dati di fatturazione e vado su API Keys. Genero una nuova chiave e la copio. Il procedimento è praticamente il medesimo per qualsiasi modello che intendo utilizzare. Qui ti do un consiglio fondamentale. Vai nelle impostazioni del tuo account, OpenAI, DeepSeek, Anthropic, insomma quello che vuoi utilizzare, e imposta un limite di spesa mensile o un balance alert a seconda del tuo budget, perché OpenClaw, essendo always on, può consumare parecchio se non stai attento, quindi meglio prevenire. Inseriamo quindi l'URL base dell'API del nostro modello, in questo caso api.deepseek.com, incolliamo la chiave che abbiamo appena creato e il modello di default. Nel mio caso DeepSeek Chat, che è uno dei più economici. Infine clicchiamo su Install App.
verrà creato il container. Come vedete abbiamo la persistenza dei dati con la creazione di 2 volumi e una rete interna Docker isolata e dedicata a OpenClaw. Per accedere viene fornito un indirizzo con un token. Copiamolo e incolliamolo nel browser. Dovresti vedere l'interfaccia di OpenClaw. Ora, per prima cosa, clicca su Overview. Vedrai il gateway token che abbiamo copiato poco fa. E questo è importantissimo salvarlo in un posto sicuro e non mostrarlo a nessuno, perché chiunque abbia questo token può accedere al tuo OpenClaw. Proviamo a chattare direttamente qui e scriviamo un messaggio. Se ti risponde, funziona, perfetto. Ma il vero potere di OpenClaw è usarlo attraverso Telegram o altri canali di messaggistica. Configurare Telegram è semplicissimo. Nella chat di OpenClaw scrivi "Aiutami a configurare Telegram". OpenClaw ti darà tutte le istruzioni da eseguire. Apri Telegram e cerca Botfather. È il bot ufficiale di Telegram per creare bot. Scrivi New Bot. Ti chiederà un nome e scrivi il nome che vuoi. Poi ti chiede uno username che deve finire con bot. Una volta fatto, Telegram ti darà un access token. Copialo. Torna su OpenClaw e incolla il token. OpenClaw configurerà tutto automaticamente. La vera potenza di OpenClaw, che per certi aspetti è anche un punto debole, è che può modificare le proprie impostazioni da solo. Aspetta che finisca la configurazione e alla fine troverai un messaggio tipo questo. Ora torna su Telegram, cerca il nome del bot che hai appena creato e clicca su Start. Se ci sono degli errori, il sistema provvederà a correggerli autonomamente. Nel caso scrivete voi via chat. Riproviamo ed ecco che riceveremo un codice di pairing. Copiamolo e andiamo ad inserirlo su OpenClaw e clicchiamo su invio. Perfetto, ora sei connesso. Andiamo su Telegram e scriviamo ciao al nostro bot. E vedete che dopo poco il nostro chatbot ci ha risposto. Ora hai OpenClaw che gira 24 ore su 24 e accessibile da qualsiasi dispositivo attraverso Telegram. Un'altra cosa interessante di OpenClaw è che ha una directory di skills pronte all'uso. Su GitHub ci sono decine e decine di automazioni preconfigurate. Quando trovi una skills che ti interessa, copia il link, vai su Telegram e scrivi al tuo bot installa questa skills incollando il link. OpenClaw installerà la tua skill automaticamente senza che tu debba fare nulla. Adesso hai un'installazione completa di OpenClaw funzionante su Docker, gestita da EA-Panel con tutte le API configurate e accessibile anche da Telegram 24 ore su 24. Questo è esattamente il setup secondo me ideale per testare e sperimentare con OpenClaw perché è isolato, quindi è più sicuro e facilmente monitorabile se hai eseguito tutti questi passaggi. Ricorda sempre di tenere d'occhio i consumi del modello che hai deciso di utilizzare. Se il video ti è stato utile, lascia un like e iscriviti al canale se vuoi altri tutorial pratici su automazioni e AI. Ci vediamo nel prossimo video.